Ciao a tutti, sono sempre io Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. Vabbè, il circolo vedete, oggi niente rosso, come potete vedere il colore è bello che è andato da un bel po' per chi mi segue già, ma se non mi segui e ti piace questo format e parliamo di musica e a breve forse non solo di musica, ma di questo ne parliamo un'altra volta. Comunque iscrivetevi al canale, è facile, veloce e gratis e ci aiutiamo tra poveracci. Inoltre i primi 7 giorni, se non sbaglio, la prima settimana di pubblicazione ci sono pure i punti hype che ora dovreste vedere al posto della sezione commenti. Raga, per commentare basta swipeare, per mettere punti hype basta swipeare, insomma, che sia da un lato o dall'altro, fate tutte le cose. Non vi costa niente, a me aiuta tantissimo, soprattutto i commenti, ma i commenti, oltre ad aiutarmi moltissimo, io lo dico sempre, sono la cosa che preferisco perché mi piace vedere cosa pensa il resto della gente, visto che ormai la musica, soprattutto la musica pop, sta diventando sempre più una cosa di nicchia. Raga, guardate, ne parlavo di recente con degli amici, il pop è in via di morte. Questo non significa che non avremo più pop music, ne avremo ancora finché saremo in vita, però credo che saremo tra le ultime generazioni a poter godere del ricordo di aver vissuto l'era del pop, perché tutto quello che sta arrivando adesso è solo uno strascico di quello che è rimasto, diciamo, per i prossimi, ma non è più influente, non riesce più a creare, secondo me, immaginari se non le grandi leggende di un tempo, che però quando saranno tutte andate non resterà altro. Ed è un po' così anche per la musica rock. Infatti oggi trattiamo proprio questo tema, secondo me. Trattiamo il mondo dell'arte all'interno non solo della musica ma in generale, e qual è stato lo sviluppo anche della musica. Perché è un po' questo, secondo me, quello che ci vuole raccontare la Carla, perché quello che avrete letto da titolo facciamo oggi è la reaction e magari analizziamo anche, se ci riusciamo, Music, Fashion and Film, il nuovo album di Charli XCX. La Carla XCX ha deciso di buttarsi in questa prova che la allontana completamente da quello che è stato il suo più grande successo, ovvero Brat, che abbiamo tutti amato, però io sono contento che lei subito abbia, secondo me, capito qual è il ruolo di un artista quando arriva così ad essere così mainstream. Il ruolo dell'artista deve essere quello che nel tuo momento di massima attenzione devi dire quello che volevi dire. Devi tirare fuori quello che volevi dire, quello che vuoi creare, il massimo forse che puoi creare. E quindi lei cosa ci ha fatto? Ci ha fatto un Wuthering Heights, super immaginario, per carità non è molto suo come progetto a livello di testo, è molto sperimentale in quel lato, però è molto pop, è molto hyper pop e c'è dentro tantissimo della Carla che abbiamo conosciuto negli album precedenti a Brat. E ora invece si butta in questo. Di nuovo non abbiamo lei in copertina perché ha fatto delle dichiarazioni anni fa del fatto che non volesse mai più comparire in una copertina, e vediamo chi. Abbiamo John Cale, che abbiamo già sentito insieme alla Carla sempre in Wuthering Heights per House, pezzo che io adoro tra l'altro e spero di trovarmi a fine anno tra i brani più ascoltati, perché l'ho amato. E John Cale fa parte dei Velvet Underground, grandissima icona, e quindi abbiamo Music con John Cale. Poi abbiamo Marc Jacobs, grandissimo, per il lato fashion, e infine abbiamo Scorsese per il lato film. La copertina io la trovo una delle copertine più belle degli ultimi anni, ve lo giuro, e io sto odiando le copertine negli ultimi anni, a parte quella di Madonna che è stato veramente un wow, ma se no ultimamente è veramente da spararsi a livello di immagine, secondo me, degli album, soprattutto gli album pop. E tra l'altro leggo la tracklist che abbiamo un solo featuring con David Cronenberg, raga. Quindi la parte film cinematografica torna. Una volta, cioè ora sono passati i mesi, noi abbiamo già reagito, vi lascio qua il video, a Spring Summer 26, e quella secondo me era una canzone che trattava molto bene quello che secondo me è il tema fondamentale di questo album. Ovvero il doversi sempre reinventare, il dover sempre creare una nuova persona per lanciare progetti artistici e non riuscirci sempre nella stessa maniera. E quindi forse l'unico modo, l'unica salvezza
è quella a una certa di creare e basta, senza doverci tornare. Quindi cosa salva la musica, il fashion e i film? Cosa li salva? Forse non è solo una questione mera di industria, di immagine, ma è una questione di carisma e accettazione e creazione. E detto questo sproloquio, direi che possiamo addentrarci, ma non prima di, ve l'ho già detto, di iscrivervi, di farmi sapere ovviamente le vostre tracce preferite, cosa ne pensate voi di questo progetto, cosa ne pensate di questa dichiarazione di intenti, secondo me, della Carlotta. Qui c'è il mio Instagram, qui c'è l'altro mio Instagram. Sì, che casino, perché uno è il mio Instagram che ho da sempre, praticamente da tempi immemori, perché ormai sono un dinosauro, e invece quell'altro è quello che abbiamo un po', stiamo usando da poco relativamente, però è sempre in aggiornamento, lo stiamo migliorando, lo stiamo aggiornando, ed è quello dove carico gli aggiornamenti sul canale. Io consiglio di fare entrambi, perché si abbinano alla mia persona. Lo so, è una sbatta, raga, seguire tutte ste robe, però, ripeto, è veramente il minimo che chiedo. Non è che ci guadagno per i numeri che ho, però è più che altro perché io trovo poi interessante se ci spostiamo anche nei DM a parlare di musica. Tantissimi di voi mi scrivono e io adoro quando parliamo anche dopo il video, oltre il video, per quello i commenti, per quello tutto il resto. Veramente, non lo dico perché è acqua che fa, com'è che si dice? Fa acqua al mio mulino, anche perché sono onesto su questo, però è proprio perché ne ho piacere, sono molto nerd per quanto riguarda la pop music, la musica in generale. Basta, iniziamo con rock music, perché doveva essere questa la prima traccia. Comunque io, cioè, una critica devo già farla. 11 brani, 30 minuti. Questa cosa a me non va bene, lo sapete. Rock music, non perdiamo l'entusiasmo. Per la bellezza di 1 minuto e 55 sta canzone comunque, wow. Questa posso dire, versione live rock music, secondo me spacca da morire come brano, Ho visto uno spezzone di lei che la performava ed era fenomenale. I'm really banging. Wow, la amo però. Veramente l'unica cosa che mi infastidisce è la durata, perché io la amo questa canzone. Però, raga, sono onesto, non posso definire al 100% canzone un brano che non arriva nemmeno a 2 minuti. Già 2 minuti sono pochi. Sono pochi. Ma poi, se hai questo stile, The Clash, post-punk britannico, che cazzo sta da Dio con la Carlotta. Cioè, la Carla è punk, perché lei è la cool girl. E non perché si cerca di inseguire le mode, lei detta mode. Lei è quello. Cool nel senso che le viene spontaneo, per quello è cool per davvero, Charlie. Ma non è cool fare una canzone così figa, così punk, e mozzarla quasi sul più bello, che comprendo che sia comunque qualcosa di molto punk, anche questo, perché la punk music non è che abbia mai avuto delle regole, effettivamente anche di durate estreme e quant'altro, molto spesso tra l'altro concerti disastrosi, se pensiamo tipo ai Sex Pistols, cose del genere. Però ora il problema è secondo me l'intenzione. L'intenzione è quella di dire subito non voglio farti un nuovo brat, non voglio creare il nuovo brat, capito? Cioè te lo sta sbattendo in faccia, voglio fare rock music, voglio già dirti che non succederà mai più un Brat 2.0, svegliati, è passato, it's gone. È tempo di dire e fare l'artista, capito? E anche divertirsi. Però questa dichiarazione di intenti va troppo a sbattere contro questa durata troppo da streaming, cioè mi dispiace dirla così, però
is that. E secondo me non ha ripagato. Prossima traccia, Spring Summer 26. Questa la amo. La amo. È un po' al limite per la durata, però va bene. Mamma mia, questo basso. Ah, adoro. Questo è molto più un indie slacker rock anni 90. Slacker rock. Ma ne abbiamo già parlato, come vi dicevo, di Spring Summer 26. Mi piace tantissimo il tema del... non è effettivamente sulla moda la canzone, anche sì, per carità, però ha più letture e questa è una cosa che adoro io della scrittura di Charlie, perché è esplicita, è diretta, non esplicita, è diretta, ma non è esplicita e quindi è leggibile in tantissimi modi diversi, senza strafare con le parole, che tanto le parole, ve l'ho già detto 1000 milioni di volte, le parole non sono musica. Le parole diventano musica, hanno una musicalità e devono essere usate per la musicalità, non per leggerti un libro, ok? Le canzoni non sono dei libri. Quindi, quando parliamo di bellezza del testo, non è identificativa la lunghezza del testo effettiva. Ecco. Comunque, dicevo che parla di, sì, della Spring Summer, no, dell'anno, ma è che tu, in ogni stagione, tu artista, devi reinventarti in ogni stagione. La continua trasformazione di un personaggio può essere massacrante alle volte. Prossima traccia, questa non la conosciamo, è nuova, Card Climbed. Io. Like di supporto per tra poveracci, ci aiutiamo. Ehi! Oh, wow, 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 wow! Wow! Andiamo belli dark. Mamma mia, ma poi adoro che lei finalmente non sta più cercando di essere alta di tono con la voce. Si sta tenendo invece molto bassa, molto terrena, molto profonda, molto racconto oscuro, gotico. Ma poi queste chitarre... Oh my god! Oh my god, anche il testo! Oh, Card Climbed. No, 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 no. Allora, intanto io sto amando questa... credo che ci accompagneranno per praticamente tutto il disco. Queste chitarre secche. Gambe secche? Poco virtuose, molto molto punk come cosa. È molto nervosa la ritmica, ritmiche nervose la Carlotta, capite? E la voce parlata in questa maniera mi piace perché si dà un senso ovviamente di racconto, ma dà anche quel senso di urgenza. Non so se capite cosa intendo. Cioè, nel raccontare in questa maniera, con anche questi suoni sotto, c'è un'urgenza, cioè proprio mi devi ascoltare, mi stai sentendo, sto dicendo che la mia carta è stata rifiutata. Carta rifiutata! Molto semplice, perché lei fa tutta una lista di cose che compra, addirittura dice compro una personalità, un'intera backstory. Quindi c'è dentro tantissimo effettivamente, ora che ci penso. Sembra quasi parlare di consumismo, e quindi il consumismo nell'arte e il consumo interiore dell'artista, forse dentro questo mondo. E alla fine la carta viene rifiutata. Mi sono fatto un trip pazzesco comunque su questa canzone. In realtà pensavo parlasse banalmente solo di ansia sociale, o ansia in generale. Invece adesso ci ho costruito un mondo, adoro. Ma poi raga, la produzione è fighissima. Card Climbed. Però ripete sempre la stessa cosa. Ma non mi dà nessun senso di fastidio sta cosa, adoro anzi. È così forte che la adoro. Wow! Wow! Mamma! Cazzo, questa è fighissima di canzone, fighissima! Lo spazio. Ma questa è anche lunghetta, oddio, 3 minuti e qualcosa. Però ora non capisco la direzione. Onestamente adorerei anche solo strumentale, questa chiusura. Bella, bella, dare spazio al suono. Bello. Thinking About You, come si chiamava? L'aveva postata su Instagram questa, tipo nel suo B-Sides, non so se lo sapete, lei ha fatto questa campagna di marketing in cui praticamente ogni volta che rilasciava un brano
ufficiale di questo disco su un altro profilo su Instagram, ovvero B-Sides, che sarebbe come quando giri il vinile, no? L'altro lato, faceva uscire un'altra canzone. Se tu acquistavi i vinili dei vari singoli, avevi la doppia canzone in quella maniera. E una di queste era Thinking About You, che ora è subentrata. Quindi in realtà Car Declined è finita a 2 minuti e 40. Sì. E questa è una grandissima presa per il culo. E quindi sono 40 secondi di questa? No. Facciamo che va bene così. Non va bene, ma va bene così. Anche perché Car Declined mi piaceva da morire, quindi ok. Camera, che tra l'altro so che c'è anche il music video, che io non ho visto perché volevo tenermi la canzone. Ora non ho tempo, raga, di guardarmi il music video. So che c'è in teoria un attore famoso, ma non ho guardato praticamente niente. Ci ascoltiamo Camera e basta, voglio sentire la musica io. Bella. Molto teen anni 2000, tipo questa reference l'avevo usata per Wink Wink, che quella, ahimè, la conosco, Wink Wink ormai, e speravo di tenermela per l'album, ma è stato praticamente impossibile, che so che ha citato palesemente Skins, che è stata una delle mie serie del cuore quando ero giovincello. È molto forte come serie teen, ma mi riporta a quello a volte con sti suoni. Ok. Bella. Dio, mi rende tristissimo sta canzone. Oh, girl. What? No, what? How it makes me feel, how it makes me feel. Raga, il ritornello è pazzesco, bellissimo. Yes. Yes. Questo è il mood, girl. Oh, no, not the end. Not totally. Non lo so, è molto dolce amara questa canzone, raga, devo essere onesto. All'inizio ero un po' confuso sul tema, ma poi ho capito. Alla fine quello di cui parla è i problemi che nascono dall'essere costantemente osservati, allo stesso tempo il desiderio di essere davanti a una camera per sentirsi liberi e allo stesso tempo l'indecisione di comprendere dell'artista se è più persona o performance, chi sono davvero, inizio a non capirlo più. E probabilmente è una cosa che la Carla ha sperimentato meglio che mai proprio dopo il grande successo di Brat. Trovo questa canzone bellissima, tra l'altro, mette una nostalgia enorme, non mi è del tutto chiaro il motivo, bella. Bella, 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 questa è veramente bella. 2007. Oh my god, it's Britney bitch. Let's go. Ok. Appunto, yes. Praticamente a metà canzone è stata questa frase. No, not for me. I'm afraid. Dio santo, riprendiamoci, vi prego. Oh wow. Oh. Ehi! Io adoro queste produzioni. Le ha fatto bene Wuthering Heights. Oh! Sapete che mi fa stranissimo? Cioè, dopo un periodo anche ha avuto il matrimonio in mezzo, tantissima fama, eccetera. Lei torna con... Beh, ormai siamo a metà album, direi un album oscuro, molto oscuro, decadente. She's a genius. Guys, passando oltre la cosa del minutaggio che trovo aberrante, ripeto,
Lei è un genio, poteva darmi di più però in sto album. Cioè la cosa del minutaggio non me la toglierò. Ok, ora siamo tornati però su una scrittura più teenager, ma allo stesso tempo affrontando temi tipo quello che ho appena detto, tra l'altro. I'm a wife, sono una sposa, ma sono anche una bambina, sono distrutta, sono una stronza. La amo. Così, paura dell'abbandono. Bella, bella, I'm afraid. Mi ha dato quasi il senso di angoscia nell'invecchiare e nel non riuscire più ad essere un artista in qualche modo. Beh, bellissimo, eh. Yeah, prossima traccia. Yeah. Oddio, cosa mi ricorda questa? Non mi viene. What? Io comunque questa visione quasi... non lo so, è un... siamo al limite tra il meme, il fatto apposta, e appunto una visione punk, postmoderna, a tratti quasi futuristica. Non lo so, non so quanto siamo più sul presa per il culo e quanto sulla visione artistica, devo essere onesto. Sono confuso. Quello di cui sono certo è che musicalmente bellissima. Il resto I don't know. Questa durava forse anche troppo per quello che è. I don't know if I wanna. Wink wink. Ok? Maybe I fucked your dad. E poi non riesco a farlo bene. Devo essere onesto, ora che ho sentito anche Camera, sono sicuro di questo anche se l'ho sentita una sola volta, Wink Wink è il singolo più debole, non racconta niente dell'album secondo me. È una canzone un po' leggera, it's fine, però 2 minuti veramente è... inaccettabile, inaccettabile, raga, questo minutaggio è inaccettabile per me. Persona. Let's go. Oh, wow. Oh, we're gonna be shady? Con chi stiamo parlando, Carla, eh? C'è qualcuno che sa? Voglio sapere se sta facendo la shady con qualcuno. Ok, perché io adoro la sua onestà. Wow! Best chorus dell'album. Oh, parla con se stessa. You know I see you when you see me. Ok, quando è lei stessa e quando subentra l'artista. Oh, io adoro quando parlano di queste cose. Il ritornello è bellissimo, raga. Bella questa, bellissima persona. Forse è la migliore, posso essere onesto. Cioè, quella che subito, appena è partito il ritornello, ho fatto tipo... Questa line è bellissima. Ehi! Ma questa doveva essere singolo, no? Wink wink, cazzo. L'amo. Questa è la migliore per me. Perfect. This is a good fucking song. E secondo me è l'unica insieme a Spring Summer 26 che ha la durata che merita. Cioè è corta, sono corte, ma hanno tutto. Bella, anzi, bellissima. Persona top on my list. Magic Metal Montana. E oh. Una lettera a A.G. Cook.
Raga, bella, bellissima. Oh no, 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 questa mi ha ricordato Sophie, no, 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 no. C'è una lettera d'amore per il producer e non abbiamo avuto una lettera d'amore per il marito. Cioè, io la amo questa donna. La amo. La amo. I'd be nothing without you. Girl, at the end of this album, talk like that? Cioè, Persona e Magic Metal Montana sono... Wow. Wow! Sapete cosa? Secondo me l'ha aiutata molto anche l'album con i featuring di Brat. Com'è che si chiamava? Brat and It's Completely Different but Also Still Brat. Perché c'era all'interno, me lo ricordo, c'era... esatto, in Mean Girls, sono andato a controllare, c'era Julian Casablancas, che è il cantante degli Strokes, tra l'altro, che è una delle band che io più amo degli ultimi anni, li seguo da quando ho 13 anni praticamente, sempre amati, anche perché loro facevano indie prima che andasse di moda, quindi it's fine. E c'è un po' quel sapore lì qua dentro, secondo me si è fatta assorbito tantissimo e allo stesso tempo, essendo forse sommersa dal pop in quel periodo, anche per via di alcuni remix, basta, cioè ha detto, ma che altro devo dare del pop ora? Molto Strokes infatti questa canzone. E io sto amando questa chiusura, raga. Cioè, finalmente sono qua che dico non vorrei finisse più quest'album e siamo alla fine. Ma veramente. Oh, bellissimo, bellissimo. Oddio, 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 ora ho capito cosa sta succedendo. Mi viene da piangere. Adesso piango. Ve lo dico. Perché lei sta parlando con la musica a A.G. Cook e lei ovviamente essendo cantante canta e lui, che è il producer, le sta dicendo cosa prova con il sound. Ma voi capite, io amo e amerò per sempre il mondo della musica. Per sempre. Cioè, come fa certa gente a vivere senza musica? Ma veramente, anche il fatto di non essere interessati alla musica, io lo trovo strano. Io lo so che parlo io che sono dall'altra parte, perché io sono estremamente curioso ancora oggi, anche se non ho più l'età in cui è di norma, è normale essere ancora così curiosi, ancora così in cerca di nuovi artisti e quant'altro. Tantissimi miei amici hanno gli stessi artisti che ascoltavano 10 anni fa, quando erano teenager, o anche più di 10 anni fa, ormai 15 anni fa. E sono rimasti quelli. Beh, hanno pochi di nuovi eletti, diciamo. E invece io sono sempre in cerca di come comunicano. E io trovo bellissimo, perché poi si scoprono mondi, amplia la conoscenza, come la lettura, come tantissime altre cose. E io amo l'arte. Raga, io sono fumettista, illustratore nella vita, ho studiato poi cinema e musica. All'università io ho seguito come corso universitario quello appunto di cinema, musica e storia dell'arte, quindi oddio, che praticamente è il tema di questo album. Sembra quasi... Sapete cosa? Sembra quasi un bel respiro questa canzone, cioè dopo aver avuto tutte quelle ansie sul mondo dell'arte, sulla decadenza, respiro, qualcosa di terreno, un amico che però è anche collaboratore nel lavoro, però ti dà un'idea di realtà, stare aggrappata alla realtà. Comunque questo disco mi ha fatto fare dei ragionamenti assurdi, infatti, cioè 30 minuti di album, comunque ho un'ora di registrato, il che è incredibile. E perciò io dico ora, qui lo dico, prima ancora dell'ultima canzone con Cronenberg, sponsor Sephora,
Qui io dico che questo poteva essere il più grande album a livello artistico di Charli XCX, e forse lo è, ma si è voluta tagliare le gambe da sola per questa durata di merda, perché brani più deboli dell'album o che avevano meno da raccontare, con una esplorazione maggiore musicale e una durata maggiore, avrebbero potuto raccontare di più e ampliare questo disco, che forse sarebbe stato il simbolo estremo della sua creatività. Non il più mainstream, non il più famoso, quello Brat è inarrivabile, e dopo un successo del genere, ripeto, è difficile mantenere quel livello, però avrebbe avuto un enorme riscontro per me a livello di lascito. E con questo, ora entriamo nell'ultima traccia con David Cronenberg, No One Lasts Forever. Più feliciotta di quanto avrei creduto con Cronenberg. E Forever si chiama quella canzone, tra l'altro del mio album preferito di Charlie, che è How I'm Feeling Now. C'è una canzone che si chiama Forever, che è molto simile a questa. Tra l'altro questa ha la parola forever dentro! Her mind. Ok, però lo viviamo in maniera sana, questo nessuno resta per sempre. Mi piace. Oddio, ora ha quasi un senso di mortale. Molto esistenzialista questa. Io questo album secondo me live un altro livello, ve lo dico. Cioè c'è questo suono elettronico, questo synth elettronico che sembra quasi un organo quasi. Wow. Eccolo, ripartiamo. Wow. Totally. Oblivion is freedom. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are dead, they are gone. No one lasts forever, they are forever. Raga, questa canzone è geniale. È letteralmente la continuazione di House, posso dire. House sarebbe entrata da Dio in questo disco. Da Dio. Con John Cale. E con questa chiusura, cioè, sarebbe stato perfetto. Un minuto e passa così. Oh mio Dio, che angoscia. Adoro. Non sarà l'album dell'anno, non lo sarà. Non sarà l'album pop dell'anno. E non sarà Brat, ma non voleva esserlo. E non voleva essere nessuna di queste cose. Voleva essere un'espressione artistica molto personale, secondo me anche molto sentita, una visione, un momento di ribellione artistica quasi, di arte, tantissima arte. In questo album c'è tantissima arte, ma ahimè, mi spiace ripetermi, c'è un innaturale minutaggio per un'opera simile. Che lo so, non voleva essere pomposa, eppure meritava forse di più. Ma queste sono solo le mie prime impressioni. Voi cosa ne avete pensato? Io reputo questo album
sarò controcorrente come al solito, ma lo reputo già da ora superiore a Brat per tantissime cose, tantissime. Perché ha quella sincerità che aveva Brat, ma con un concept più forte, che va oltre quello non semplice, ma più populista, diciamo, che è quello di essere una donna, che alla fine era il tema di Brat. Sono una donna nello show business. Questo è, sono un artista nello show business, punto. Indipendentemente dal genere, sicuramente con il suo tipo di vissuto all'interno, però è più esistenziale, più decadente, più grande. E forse questa grandezza non è stata retta del tutto, per alcune scelte che sono state fatte, come vi dicevo, ma allo stesso tempo è la sua visione su questo tema e io credo che sia bellissima. Comunque, indipendentemente dagli errori, e niente, queste sono le mie primissime impressioni, ma credo di aver parlato anche fin troppo. Ho forse parlato più io di quello che ha detto l'album in sé e del minutaggio dell'album, ho parlato più io, anche proprio del mio ascolto, oltre ora al cut che vedrete voi fatto qui nel video. Però anche questo è un tema. Il fatto che io abbia percepito così tanto in così poco mi fa riflettere sul fatto che forse era abbastanza. Su questo devo ancora decidermi, ma aiutatemi voi assolutamente nei commenti. Io credo che ci sia da pensare su questo progetto e questo mi fa dire che quindi merita attenzione, comunque. E l'arte è bella perché fa discutere. Detto questo, noi come sempre ci vediamo a un prossimo video che tra l'altro credo che se riuscirò a farlo, e sapete già di chi parliamo e sapete già che arriverà prossima settimana, se riesco a farlo sarà l'ultimo prima delle vacanze. Sarò già in vacanza, quindi ho già le palle girate se non lo farò, sapete perché. E in caso ci vedremo più avanti, raga. E detto questo, ciao!